Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Una mattina mi sono svegliato presto. Una luce soffusa del sole entrava dalla mia finestra. Ho preso il telefono e ho visto che c'erano molti messaggi ad aspettarmi. C'erano email, aggiornamenti di lavoro e notifiche perse. Di solito rispondevo subito a tutto. Di solito la mia giornata iniziava con lo stress. Ma quella mattina mi sono fermato. Ho guardato la luce del sole sulla parete e ho preso una decisione. Oggi non avrei lavorato, oggi non avrei avuto fretta. Oggi mi sarei riposato e avrei passato del tempo con me stesso. Mi sembrava strano perché ero sempre impegnato. Ogni giorno avevo riunioni, telefonate, email e tanti piccoli problemi da risolvere. Ma il mio corpo era stanco, anche la mia mente era stanca. Così ho rimesso il telefono sul tavolo e mi sono alzato lentamente dal letto. Sono andato in cucina e ho preparato un caffè. Il profumo era caldo e dolce. Mi sono seduto vicino alla finestra con la tazza tra le mani. Fuori le persone si muovevano già velocemente. Alcune persone camminavano in fretta per andare al lavoro. Le auto passavano di corsa. La città era sveglia e piena di vita. Ma io non avevo fretta, non avevo riunioni, nessun compito, nessun programma. Per la prima volta dopo tanto tempo, la mattina apparteneva a me. Ho fatto un respiro profondo e ho sorriso. Dopo colazione ho preso un vecchio libro dalla mia libreria. Era un libro che amavo molto. Le pagine erano morbide e un po' ingiallite. L'ho aperto e ho iniziato a leggere lentamente. La storia era tranquilla e interessante. Presto ho perso la cognizione del tempo. Non guardavo l'orologio, non controllavo il telefono. Seguivo semplicemente le parole sulla pagina. Leggere di nuovo mi dava una sensazione di pace. Era come incontrare un vecchio amico. Più tardi ho messo le scarpe e sono uscito. L'aria era fresca e piacevole. Il sole era delicato sulla mia pelle. Ho camminato lungo la strada senza una destinazione. Non stavo andando in nessun posto importante. Stavo semplicemente camminando. Gli alberi sembravano verdi. I fiori sembravano luminosi. Gli uccelli cantavano sopra di me. Tutto intorno a me sembrava tranquillo e bello. Mi sono fermato in un piccolo bar all'angolo. Da dentro arrivava il profumo del pane appena sfornato. Ho ordinato una tazza di tè e ho scelto un tavolo tranquillo. La sedia era comoda. Il bar era caldo e tranquillo. Le persone parlavano a bassa voce. Alcune persone ridevano, alcune leggevano libri, alcune erano sedute da sole a pensare. Sono rimasto lì a guardarle. Poi ho iniziato a pensare alla mia vita. Ogni giorno lavoravo duramente, ero sempre impegnato, sempre stanco.
sempre a pensare alla prossima cosa che dovevo fare. Non mi concedevo mai il tempo di riposare. Ma oggi era diverso. Oggi mi sentivo libero, mi sentivo leggero, mi sentivo felice, in modo tranquillo. Quando ho finito il tè, sono tornato a casa lentamente. La strada era ancora piena di gente, ma dentro di me mi sentivo calmo. Non pensavo alle email, non pensavo al lavoro, pensavo alle cose semplici. Un buon libro, una bevanda calda, una passeggiata tranquilla, aria fresca, piccole cose. E mi sono reso conto che quelle piccole cose potevano rendere la vita bella. Quando sono tornato a casa mi sono seduto di nuovo vicino alla finestra. Il sole stava tramontando, il cielo era arancione e rosa. L'ho guardato in silenzio e ho fatto un altro respiro profondo. Quel giorno non ho lavorato, ma non mi sentivo pigro, mi sentivo vivo. Ho capito che avevo bisogno di più giorni così, giorni per respirare, giorni per riposare, giorni solo per me. La sera l'aria è diventata fresca e piacevole. Un vento leggero muoveva gli alberi fuori dalla mia finestra. Mi sono seduto sul divano e ho allungato le gambe. Il mio telefono era ancora silenzioso sul tavolo. Nessuna chiamata. Nessuna email, niente lavoro. Quel silenzio mi faceva stare bene. Dopo un po' mi sono alzato e sono andato in cucina. Volevo cucinare qualcosa di buono. Cucinare era una cosa che mi piaceva, ma di solito non avevo tempo per farlo. Ho aperto il frigorifero e ho preso delle verdure e del riso. La cucina era tranquilla mentre iniziavo a cucinare. Il profumo del cibo caldo riempiva la stanza. Mentre cucinavo, pensavo alle mie giornate normali. Quasi ogni mattina mi svegliavo e controllavo subito le email. Facevo colazione in fretta, lavoravo per ore senza fermarmi. La mia mente era sempre piena di pensieri. Ma oggi avevo rallentato e rallentare mi faceva stare bene. Quando il cibo era pronto, mi sono seduto a tavola. Il pasto era semplice, ma ai miei occhi sembrava bellissimo. Ho preso il primo boccone e ho chiuso gli occhi. Era caldo e confortante. L'avevo preparato con cura. Ho mangiato lentamente e mi sono goduto ogni boccone. Non avevo fretta. Avevo tutto il tempo di cui avevo bisogno. Dopo cena ho pulito la cucina. L'acqua calda era piacevole sulle mie mani. I piatti e le tazze brillavano sotto la luce. Quella sera anche pulire mi sembrava rilassante. Non era solo un altro compito. Faceva parte della mia serata tranquilla. Più tardi sono andato verso la mia libreria. C'erano molti libri che non avevo ancora letto. Ne ho scelto uno e mi sono seduto di nuovo. Le parole scorrevano dolcemente nella mia mente. Il tempo passava, ma non mi importava. La storia mi portava lontano dalla mia stanza. Dopo aver letto, ho spento le luci e ho guardato fuori.
Il cielo notturno era di un blu intenso, alcune stelle brillavano, il mondo era silenzioso, il mio cuore era in pace. Sono andato a letto sentendomi leggero, il mio corpo era rilassato, la mia mente era calma. Prima di addormentarmi ho sorriso, avevo imparato qualcosa di importante. La vita non è fatta solo di lavoro, la vita è fatta anche di riposo, gioia, pace e piccoli momenti. La mattina seguente mi sono svegliato sentendomi riposato. La stanza era silenziosa, la luce del sole era delicata. Ho allungato le braccia e ho fatto un respiro profondo. La mia mente era lucida, il mio corpo era riposato, non c'era fretta, nessuna riunione, nessuno stress. Era una sensazione diversa, ma piacevole. Ho preparato un caffè e sono rimasto vicino alla finestra. Fuori le persone camminavano velocemente, le auto suonavano il clacson, i negozi stavano aprendo. Il mondo era di nuovo pieno di attività, ma io ero calmo. Ho bevuto il mio caffè lentamente e mi sono goduto il momento. Dopo colazione sono uscito ancora una volta. L'aria fresca mi accarezzava il viso, il sole scaldava la mia pelle. Ho camminato lungo la strada e mi sono guardato intorno con attenzione. Gli alberi, i fiori e il cielo sembravano tutti luminosi e bellissimi. Avevo percorso quella strada molte volte prima, ma oggi notavo cose nuove. Dopo un po' sono arrivato in un parco tranquillo e mi sono seduto su una panchina di legno. Gli uccelli cantavano. Le foglie danzavano dolcemente nel vento, i bambini giocavano, gli anziani erano seduti sotto gli alberi. Il parco era tranquillo. Ho chiuso gli occhi per un momento. Ho sentito la brezza leggera e ho ascoltato i suoni tranquilli della natura. Dopo essere rimasto seduto nel parco per un po', ho notato una piccola libreria dall'altra parte della strada. La porta era aperta. Dall'interno arrivava una luce calda. Mi sono avvicinato e sono entrato. L'odore della carta, dell'inchiostro e dei vecchi libri riempiva l'aria. Era un profumo tranquillo e piacevole. Gli scaffali erano pieni di libri. Alcuni erano nuovi, alcuni erano vecchi, alcuni avevano copertine colorate, alcuni sembravano semplici e seri. Ho camminato lentamente tra gli scaffali. C'erano così tante storie ad aspettarmi, così tante vite, così tanti sogni. Ho preso un libro e ho toccato delicatamente la copertina. Era morbida e un po' vecchia. Sembrava portare con sé i ricordi di tanti lettori che l'avevano letto prima di me. Ho trovato una piccola sedia in un angolo e mi sono seduto. Poi ho aperto il libro e ho iniziato a leggere. Molto presto le parole mi hanno portato lontano. Non pensavo più al lavoro, non pensavo più al tempo. Ero dentro la storia. Il mondo fuori era pieno di attività, ma dentro la libreria
tutto era tranquillo. Le persone si muovevano in silenzio, le pagine venivano girate delicatamente, la stanza era piena di pace. Ho letto per molto tempo. Non ho guardato l'orologio, non ho controllato il telefono, mi sono semplicemente goduto ogni frase. Dopo un po' ho chiuso il libro e mi sono alzato. Sapevo che volevo tenerlo. Così ho comprato il libro e sono uscito dalla libreria. Il cielo stava diventando arancione. L'aria della sera era fresca sul mio viso. Ho stretto il libro al petto e ho sorriso. Era stato un altro giorno dedicato a me stesso, lento, semplice, bello. Mentre tornavo a casa, pensavo alla mia vita. Per molti anni avevo lavorato troppo. Ero sempre impegnato, sempre stanco, sempre a pensare al prossimo compito. Ma ora stavo iniziando a capire qualcosa. La vita non era fatta solo di lavoro da finire. La vita era fatta anche di piccoli momenti, una passeggiata tranquilla, un parco silenzioso, un libro tra le mani, una fresca brezza serale. Quando sono arrivato a casa, il cielo era pieno di colori arancioni e rosa. Un vento leggero mi accarezzava il viso. Sentivo il profumo dei fiori di un giardino vicino. Ho aperto la porta e sono entrato. La casa era silenziosa. Tutto sembrava tranquillo. Mi sono tolto le scarpe, ho allungato le braccia e ho fatto un respiro profondo. La giornata era stata semplice, ma mi aveva dato qualcosa di cui avevo bisogno. Pace. Ho messo il mio nuovo libro sul tavolo e sono andato in cucina. Ho aperto il frigorifero e ho cercato qualcosa di fresco. Ho preso della frutta e l'ho lavata con cura. Poi l'ho tagliata e l'ho messa su un piatto. I colori sembravano luminosi sotto la luce della cucina. Rosso, verde, giallo. Mi sono seduto e ho preso un boccone. Il sapore era dolce e fresco. Era una cosa così semplice, ma me la sono goduta profondamente. Forse perché finalmente stavo prestando attenzione. Dopo aver mangiato, ho versato un bicchiere d'acqua e sono andato sul balcone. L'aria della notte era fresca. Le luci della città brillavano. C'era ancora gente fuori. Alcune persone camminavano, alcune ridevano, alcune parlavano con gli amici. Mi sono appoggiato alla ringhiera e ho guardato la città muoversi. Per la prima volta dopo tanto tempo non correvo insieme a lei. Non avevo email a cui rispondere, nessuna telefonata da richiamare, nessun forte stress nel petto. Era una sensazione strana, ma sembrava anche giusta. Più tardi sono tornato dentro e ho ripreso il mio libro. Mi sono sdraiato sul divano. Le pagine erano morbide sotto le mie dita. La storia scorreva dolcemente nella mia mente. Ho dimenticato le scadenze, ho dimenticato le responsabilità, ho dimenticato il mondo frenetico là fuori. Ero semplicemente lì, in quella stanza tranquilla, a godermi una storia come facevo quando ero più giovane.
Dopo aver letto per un po', ho posato il libro e ho chiuso gli occhi. Il silenzio della casa era caldo e confortante. Ho pensato a tutti gli anni che avevo passato correndo da un compito all'altro. Una volta credevo che essere sempre impegnato significasse che stavo facendo bene, ma ora non ne ero più così sicuro. Forse il successo non era solo lavoro, forse il successo era anche pace. Forse il successo significava anche avere il tempo di respirare, tempo per sentirsi felici, tempo per godersi la vita. Mi sono alzato e ho camminato lentamente per la stanza. Ho guardato le piccole cose che di solito ignoravo, vecchie fotografie sullo scaffale, piccoli souvenir di viaggi passati, una lampada dalla luce soffusa che brillava in un angolo. Ogni cosa aveva un ricordo, ogni cosa faceva parte della mia vita. Ho sorriso mentre le guardavo. Alcuni ricordi sono tornati alla mia mente, ricordi semplici, bei ricordi, ricordi che avevo quasi dimenticato. Poi sono andato alla finestra e ho guardato di nuovo fuori. Le stelle brillavano nel cielo scuro, sembravano calme e infinite. Ho fatto un respiro profondo. L'aria fresca mi ha riempito i polmoni. Ero qui, ero vivo e per la prima volta dopo molti anni mi godevo la mia stessa compagnia. Quella giornata sembrava un regalo, un dolce promemoria. Quando rallentiamo diventa più facile vedere la vita. Prima di andare a letto ho fatto una promessa silenziosa a me stesso. Non avrei lasciato che la mia vita passasse tra lavoro e stress. Mi sarei concesso più giornate tranquille. Avrei apprezzato le cose semplici. Avrei vissuto, non solo esistito. Poi ho spento le luci e mi sono sdraiato. Il sonno è arrivato dolcemente. La mattina seguente mi sono svegliato calmo e riposato. La luce del sole riempiva la mia stanza. Gli uccelli cantavano fuori dalla finestra. Ho allungato le braccia e ho respirato l'aria fresca del mattino. Non c'era nessuna sveglia, nessuna email urgente. Nessuna pressione ad aspettarmi, c'ero solo io, il mio tempo e un nuovo giorno. Mi sono alzato lentamente dal letto e sono andato in cucina. La casa era silenziosa. Ho preparato un caffè e mi sono goduto il suo profumo caldo. Poi sono rimasto vicino alla finestra con la tazza tra le mani. Fuori la città si stava svegliando. Le persone si muovevano di nuovo velocemente. I negozi stavano aprendo, le auto passavano, il mondo era pieno di attività, ma io ero calmo. Dopo colazione ho deciso di fare un'altra passeggiata. L'aria era fresca, le strade erano ancora tranquille. Camminavo lentamente e notavo cose che prima avevo ignorato. Vecchi edifici, piccoli bar, dipinti sui muri, fiori vicino alle porte. Tutto sembrava più luminoso, più vivo.
Mi sembrava di vedere la mia città per la prima volta, non perché la città fosse cambiata, ma perché finalmente avevo rallentato abbastanza da poterla notare. Mi sono fermato in un parco tranquillo e mi sono seduto su una panchina di legno sotto un albero alto. L'ombra era fresca. Un vento leggero muoveva le foglie sopra di me. Le persone passavano lentamente. Alcune erano sole. Alcune parlavano con gli amici. Alcune giocavano con i loro bambini. Ho chiuso gli occhi per un momento. Il sole era caldo sul mio viso. L'aria era piacevole. Per molti anni ero corso da un lavoro all'altro, da un messaggio all'altro, da un compito all'altro, ma ora stavo imparando qualcosa di nuovo. Stavo imparando a fermarmi, a respirare, a essere semplicemente lì. Dopo un po' mi sono alzato e ho continuato a camminare. Qualche strada più avanti ho trovato una piccola panetteria. Il profumo del pane appena sfornato arrivava dalla porta aperta. Era caldo e dolce. Sono entrato. Gli scaffali erano pieni di pane dorato, torte soffici e piccoli dolci. Tutto sembrava fresco e delizioso. Ho scelto un piccolo dolce, niente di costoso, niente di speciale, solo qualcosa di semplice. Ho preso un boccone. Per qualche secondo il mondo è diventato silenzioso. Il sapore era dolce, il dolce era morbido. E quel momento sembrava perfetto. Con il dolce in mano ho camminato lungo una strada tranquilla. C'erano vecchie case su entrambi i lati. Davanti alle case c'erano piccoli giardini. I fiori sbocciavano in tanti colori. Sentivo nell'aria il profumo delle rose e del gelsomino. Ho rallentato il passo, non volevo avere fretta, volevo godermi ogni cosa, i colori, i profumi, il silenzio, la pace. Mi sono reso conto di quanto mi fossero mancati questi piccoli momenti. La vita non era fatta solo di successo. Non era fatta solo di lavoro, obiettivi e grandi traguardi. La vita era fatta anche di cose semplici e belle, un dolce caldo, una strada tranquilla, un giardino pieno di fiori, una brezza leggera, piccole cose che spesso passano inosservate. Quando si è fatto tardi nel pomeriggio, sono tornato a casa a piedi. Il mio corpo si sentiva leggero, la mia mente era lucida, il mio cuore era pieno. Quel giorno non avevo fatto nulla di importante, nessun grande lavoro, nessun compito serio, nessun impegno urgente. Ma quella giornata aveva comunque un significato, forse perché finalmente avevo dedicato del tempo a me stesso. A casa sono rimasto seduto in silenzio per un po'. Ho pensato a tutto quello che avevo visto e provato. Poi ho capito una cosa semplice. La felicità non è sempre lontana. A volte è molto vicina.
È in una mattina tranquilla, in una bevanda calda, in un buon libro, in una passeggiata lenta, in un piccolo pezzo di pane, in un momento di pace da soli. Quella notte, sdraiato a letto, ho pensato ai 2 giorni appena trascorsi. Per tanti anni avevo creduto che lavorare duramente fosse l'unico modo di vivere. Credevo che essere sempre impegnato significasse che stavo facendo bene, ma ora vedevo un altro modo, un modo più lento, un modo più dolce, un modo più tranquillo, un modo che mi dava lo spazio per respirare. Ho chiuso gli occhi con il cuore pieno di gratitudine. Il domani sarebbe arrivato, la vita sarebbe continuata, il lavoro sarebbe tornato, ma una cosa la sapevo con certezza: non avrei dimenticato quella sensazione. La mattina seguente mi sono svegliato con la mente tranquilla. Una luce soffusa mi accarezzava il viso. L'aria nella stanza era fresca. Sono rimasto a letto per qualche minuto e ho semplicemente respirato. Nessuna fretta, nessuna preoccupazione, nessun programma pesante. Era una sensazione insolita, ma sembrava giusta. Avevo passato anni a vivere troppo velocemente. Ora stavo imparando a rallentare. Mi sono alzato e ho preparato una tazza di tè. Il vapore saliva lentamente dalla tazza. Mi scaldava le mani. Ho bevuto lentamente e mi sono goduto il sapore. Fuori il mondo si muoveva già velocemente, ma io sono rimasto calmo, il mio cuore era in pace, il mio corpo si sentiva leggero. Ho sorriso perché sapevo di aver dato a me stesso qualcosa di importante, tempo. Ho deciso di passare la mattina a casa. Ho pulito lentamente la mia stanza. Ho sistemato i libri sullo scaffale. Ho pulito le vecchie fotografie. Ho rimesso al loro posto alcuni piccoli oggetti. Ogni cosa custodiva un ricordo. Ogni cosa mi ricordava una parte della mia vita. Era un lavoro semplice, ma mi dava pace. Più tardi mi sono seduto vicino alla finestra con il mio libro. La storia mi ha coinvolto di nuovo. Giravo le pagine lentamente. Mi godevo ogni frase. Il tempo passava, ma non mi importava. Era meraviglioso perdersi di nuovo in un libro. Nel pomeriggio sono uscito per una breve passeggiata. Il cielo era limpido, l'aria era fresca. Camminavo lentamente e sentivo il terreno sotto i piedi. Le persone intorno a me erano impegnate, ma io non avevo fretta. Guardavo gli alberi, le strade, i volti, i piccoli momenti intorno a me. Tutto sembrava semplice e tutto sembrava bello. Quando il sole ha iniziato a tramontare, sono tornato a casa. Il cielo è diventato arancione e rosa. Una luce calda riempiva la mia stanza. Mi sono seduto in silenzio e ho guardato i colori cambiare. Il mio cuore era pieno.
Questi 2 giorni tranquilli mi avevano insegnato qualcosa di importante. La vita non è fatta solo di lavoro, la vita è fatta anche di riposo, gioia, pace e di essere presenti nel momento. Quella notte, quando mi sono sdraiato a letto, mi sentivo diverso. I miei pensieri erano più leggeri, il mio corpo era rilassato, il mio cuore era calmo, avevo trovato qualcosa di prezioso, qualcosa che non volevo perdere. Così ho fatto una promessa a me stesso. Non importa quanto la vita diventi impegnata, troverò sempre del tempo. Tempo per respirare, tempo per riposare, tempo per godermi le piccole cose, tempo per vivere. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se siete rimasti fino alla fine, ve ne sono davvero grato. La parola italiana di oggi è il riposo significa rest, cioè riposo in inglese. Scrivete nei commenti una frase semplice usando il riposo. Per esempio, il riposo è importante per il cuore, oppure oggi ho bisogno di riposo. E ditemi anche, pensate che sia importante dedicare del tempo a voi stessi? Sì o no? Scrivete la vostra risposta nei commenti. Se questa storia vi ha aiutato a esercitare l'ascolto in italiano, iscrivetevi a Italiano Tiles per altre semplici storie in italiano. Continuate ad ascoltare, continuate a imparare, riposatevi quando ne avete bisogno e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.